Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, ed oggi vedremo come utilizzare una funzione poco nota del nostro VNA, il Time Domain Reflectometer, TDR. Vedremo di cosa si tratta e come utilizzare questa funzione per i nostri scopi. Il principio di funzionamento del TDR, cioè il Time Domain Reflectometer, è piuttosto semplice. Si tratta di inviare un impulso di tensione lungo una linea non chiusa su un'impedenza caratteristica della linea. Quindi in fondo la linea deve essere disadattata. In questo caso abbiamo un aperto. L'impulso percorrerà tutta la linea, ma quando arriva contro l'aperto verrà riflesso indietro con la stessa fase e ritornerà al punto di partenza. Se noi misuriamo il tempo che ci impiega a percorrere la linea in andata e in ritorno, questo tempo chiamiamolo TV, e lo dividiamo per 2, otterremo il tempo che impiega l'impulso a percorrere la linea. Se moltiplichiamo la velocità dell'impulso per il tempo che impiega a percorrere la linea, per la legge del moto otterremo la lunghezza della linea. Questo è il principio di base. Ora facciamo un esempio. Se noi misurassimo il tempo di percorrenza dell'impulso lungo la linea di 200 nanosecondi, e sappiamo magari che questo è un cavo coassiale 50 ohm, ma non ha importanza l'impedenza, potrebbe essere anche 100, anche 75, anche 35. Il TDR è in grado di funzionare per qualsiasi tipo di linea. Quindi noi abbiamo considerato una linea 50 ohm perché è piuttosto comune. Se il fattore di velocità della linea è 0,66, per esempio è un RG58, noi sappiamo che l'impulso viaggia alla velocità della luce moltiplicata, che è 300.000 km al secondo, per 0,66. Questa è la velocità dell'impulso nella linea. Moltiplicata per il tempo di percorrenza diviso 2, otterremo che la linea è lunga 19,8 metri. Ovviamente il TDR funziona anche se in fondo c'è un cortocircuito. L'importante è che la linea sia disadattata. Infatti, se avessimo un cortocircuito, l'impulso sarebbe comunque riflesso totalmente, ma con fase opposta, cioè negativa. Se invece noi utilizziamo in fondo alla linea un carico adattato, cioè ci mettiamo un resistore dello stesso valore dell'impedenza caratteristica, l'energia dell'impulso sarà completamente assorbita dal resistore e non ci sarà alcuna riflessione. Questo metodo viene utilizzato per poter trovare l'impedenza caratteristica di una linea sconosciuta. Infatti, se noi mettiamo qui un trimmer e andremo a variare la sua resistenza finché qui non vedremo alcuna riflessione. Una volta che non abbiamo più riflessioni, potremo staccare il trimmer e misurarlo con un tester e la resistenza che leggeremo sarà l'impedenza caratteristica della linea. Ma non solo, il rapporto tra l'ampiezza dell'impulso di ritorno, V con R, fratto l'ampiezza dell'impulso di partenza, V con D, altro non è che il coefficiente di riflessione, questo per definizione di coefficiente di riflessione. Il coefficiente di riflessione noi sappiamo che è uguale al modulo del parametro scatter S11, però non espresso in decibel. Una volta noto il coefficiente di riflessione, possiamo calcolare tutti i parametri derivati. Tra questi l'SVWR o, se preferite in italiano, il ROS, che si calcola con questa formula. Per fare tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora serve un TDR o un generatore di impulsi
abbinato ad un oscilloscopio. Strumentazione non certo alla portata di tutti, ma sicuramente non portatile. Sarebbe buona cosa utilizzare il VNA, ma il VNA non è un generatore di impulsi. Quindi, come facciamo? Allo scopo ci viene incontro la matematica. Se facciamo l'antitrasformata di Fourier, detta Inverse Fast Fourier Transform, della traccia S11 che otteniamo col nostro VNA, alla fine otterremo la risposta all'impulso nel dominio del tempo. In pratica, con soli calcoli matematici possiamo ottenere la risposta all'impulso nei punti di misura n utilizzati del nostro VNA ed avere le stesse informazioni che avremmo col TDR. In questo modo possiamo scoprire i difetti di riflessione lungo la linea, difetti di riflessione che potrebbero essere causati da connettori, ammaccature, pieghe o schiacciamenti della nostra linea e sapere esattamente in che punto si trovano della nostra linea. Questa informazione è molto importante per trovare i difetti lungo le nostre linee di trasmissione. L'operazione matematica non è però indolore. Il prezzo da pagare è l'incapacità di rendere l'impulso rettangolare e di creare degli aliasing. Infatti l'impulso è un sin x su x ed ha una forma di questo tipo qua. Come potete vedere, l'impulso è tutt'altro che un rettangolo. Non solo, ma vi sono anche delle fluttuazioni simmetriche che sono proprio la causa degli aliasing. Ma perché si genera una forma d'onda di questo tipo e non un rettangolo come invece la teoria direbbe? Semplicemente perché il nostro VNA non ha una banda passante infinita, quindi non inizia dalla frequenza 0 e non termina all'infinito, termina magari a 2 o 3 GHz. Non solo, ma il nostro VNA di solito ha un numero di punti di campionamento piuttosto limitato e quindi la forma d'onda che è possibile generare matematicamente è il seno di x su x. Vediamo ora come impostare il nano VNA per la funzione TDR. La prima cosa da fare è andare in display ed eliminare le tracce che non servono. Lasciamo solo la traccia 0 che di default è impostata sul logaritmo del coefficiente di riflessione, cioè l'S11. Poi andiamo ad impostare la frequenza di start e di stop. La frequenza di start e di stop corrispondono allo span e lo span dipende dalla lunghezza del cavo che dobbiamo esaminare. Con più la frequenza di span è grande, con più il cavo da esaminare sarà corto, ma la risoluzione spaziale del cavo aumenterà. Quindi per avere una maggiore risoluzione spaziale dovremo allargare lo span, ma il cavo testabile diventerà più corto. Bisognerà trovare un compromesso per poter esaminare tutto il cavo con una risoluzione spaziale decente. La formula che lega nel nano VNA lo span alla lunghezza del cavo è questa qua. E come potete vedere è dipendente dal numero dei punti al quadrato. N è il numero dei punti al quadrato. Purtroppo il nano VNA non permette di utilizzare più di 201 punti e quindi poi andremo ad impostare 201 punti.
Nella formula vi è anche indicato il VF. Questo VF è il velocity factor del cavo, cioè la velocità dell'onda quando viaggia in questo specifico cavo, e L, espressa in metri, è la lunghezza del cavo. Ora io andrò ad esaminare un cavo TV di tipo SAT 703, questo cavo qua a 75 ohm. La lunghezza del cavo è di circa è di 2 metri e 20, per la precisione è 2 metri e 218 millimetri, e quindi facendo i vari calcoli dovremo impostare una frequenza di stop pari a 3 GHz. Io vi lascio qui in descrizione una comoda tabella dove c'è già indicato lo span e la lunghezza massima del cavo esaminabile. Quindi impostiamo lo start a 100 kHz e impostiamo lo stop a 3 GHz. Ora andiamo ad variare il numero di punti, sempre in stimulus, in sweep points, e impostiamo 201 punti. Aumentare il numero di punti aumenta la risoluzione spaziale che si avrà. Però il prezzo da pagare è che le scansioni saranno più lente. A questo punto non ci resta che calibrare Sol sulla porta 1 il nostro VNA. Io ho già messo un adattatore qui e calibrerò con un kit Sol con BNC. Il mio kit di calibrazione è un kit di calibrazione acquistato, l'ho acquistato presso l'SDR Kits ed è già fornito in formato BNC. Andiamo quindi in Calibration, Calibrate, e mi chiede di inserire l'Open. Inserisco l'Open e procedo. Fatto. Ora faccio lo short. Molto comodo questo kit di calibrazione. Short e load. Load. Vedete, con 201 punti la scansione è molto più lenta. Ora, in questo caso noi non abbiamo bisogno della calibrazione true, e quindi facciamo subito done e lo salviamo nella memoria 0, per esempio. Tolgo. Ritorniamo ora sul menu principale, scegliamo Display e la funzione Transform. In questo menu di Transform andiamo a scegliere Low Pass Impulse e successivamente dobbiamo attivare la funzione Transform On. Nel momento in cui noi attiviamo la funzione Transform On, il display cambia radicalmente. Come vedete, sull'asse della scisse è indicato il tempo, ed in corrispondenza del cursore possiamo vedere qui in alto indicati il delay che intercorre tra il piano di calibrazione e il punto indicato dal cursore, espresso in nanosecondi in questo caso, e la distanza in millimetri o in metri che intercorre sempre tra il piano di calibrazione e il cursore. Faccio notare che il piano di calibrazione di un connettore BNC non è questo punto qua, ma è bensì quello che c'è sul connettore maschio in corrispondenza di questa corona qua, che sarebbe un punto diverso da questo qua. All'interno, praticamente all'interno qui.
Nel menu Transform, in corrispondenza del tab Velocity Factor, è possibile inserire la velocità dell'onda nel vostro caso. Accertatevi che in questo momento la velocità dell'onda sia il 100%. Il nano VNA richiede la velocità dell'onda in percentuale, quindi 100%, quindi velocità massima, è come se fossimo nel vuoto. Successivamente vedremo come misurare correttamente il velocity factor del vostro cavo. Al momento però mettete 100%. Ecco che ho preparato questo spezzone di cavo, lo vado ad inserire nel connettore e cambia immediatamente la forma dell'onda. Tutti questi picchi qua che vedete sono praticamente delle riflessioni. All'inizio noi avremo delle riflessioni dovute a tutti questi adattatori, conduttori, perché qui c'è una transazione anche da BNC ad F. L'impedenza caratteristica di queste transazioni non sono perfettamente 50 ohm, ma potete vedere anche tutti i piani di riflessione che ci sono. La riflessione più importante, che è questa qua, che adesso cercheremo di metterci sopra il cursore, è la riflessione dovuta alla lunghezza del cavo. Quindi il cavo che sto testando ho lasciato, ovviamente, come vi ho detto prima nella teoria, l'ho lasciato praticamente aperto. E quindi questo causa questa importante riflessione. Tutto ciò che c'è dopo questa importante riflessione sono degli aliasing, che è lì che vi avevo detto, perché la funzione matematica di inverse fast transform causa tutti questi aliasing. Su questo purtroppo non c'è niente da fare. Ecco che in questo caso leggiamo qua 2,59 m, quindi l'onda, se andasse alla velocità della luce, incontrerebbe la riflessione totale, quindi l'aperto, a 2,59 m. Però noi sappiamo che il nostro cavo, avendolo misurato prima, è 2 metri e 218 centimetri. Ho tenuto conto anche della presenza di questo adattatore. Ora, facendo il rapporto tra la lunghezza fisica, cioè quella reale, quella misurata col metro, e la lunghezza che ha misurato il VNA, potremo ricavare l'effettivo velocity factor, e quindi, una volta inserito nel menu, avremo tutte le lunghezze indicate qui corrette. Ecco, ho preso la mia calcolatrice storica e metto dentro praticamente la lunghezza effettiva del cavo, 2218 diviso 2590, 2590 faccio diviso, e il mio velocity factor è 0,8564. Quindi vado ad inserire nel menu specifico praticamente 85,64. Ecco che a questo punto avremo la lunghezza precisa indicata sul nostro display. Questa è una delle funzioni utili del TDR, però non è la più importante. Come vi dicevo, vi sono tante altre riflessioni qui che indicano che il cavo non è proprio perfetto. Anzi, se noi avessimo una riflessione magari provocata da uno schiacciamento in un determinato punto, potremmo rivelarla immediatamente. Qui sono sostanzialmente a 2 metri, ho indicato praticamente 2 metri.
e con una pinza vado a schiacciare il cavo. Se io schiaccio il cavo, chiaramente non sarà più 75 ohm, ma cambierà. E come vedrete tra un attimo, comincio a schiacciare, comincerà ad apparire un'importante riflessione. Questa importante riflessione la possiamo andare a vedere muovendo il cursore in questo punto qua, vedete, siamo praticamente a 2 metri. A 2 metri io ho causato uno schiacciamento e questo schiacciamento è stato immediatamente rilevato dal TDR. Adesso se io lo ricompongo, essendo l'isolamento in foam piuttosto plastico, la posso andare a ridurre, riportare, insomma, riportare nelle sue condizioni originali, direi di no, però molto ho contenuto, diciamo così, il danno. La stessa cosa se noi causiamo, non so, una brutta piega, diciamo una brutta piega del cavo, anche in questo caso appariranno delle riflessioni. In questo caso non è più a 2 metri, ma è praticamente, siamo qui a 1,83 m. Vedete questa piega qua. Ecco, questa qui è una funzione molto importante del TDR che permette di trovare i danni lungo una linea e se abbiamo indicato il velocity factor corretto ci dirà esattamente in che posizione si trova il danno. Un'altra funzione interessante del TDR è quella che permette di vedere praticamente l'impedenza caratteristica del cavo. Per fare ciò dovremo andare a impostare low pass step, quindi low pass step, e ad andare in format e scegliere more resistance. Se noi scegliamo more resistance avremo un grafico molto diverso dove sarà indicata qui in alto l'impedenza caratteristica del cavo nel punto del cursore. A questo punto è 79,5 ohm. Come vedete ha praticamente 2 metri, cioè alla fine del cavo l'impedenza diventa molto alta, a 2 metri, adesso qui 2,23 m, 2,22 m, 2,23 m c'è l'aperto, quindi l'impedenza schizza molto in alto, 60-95 km, dopo lo strumento non è in grado di misurare queste cose qua, mentre all'inizio è abbastanza costante. Qui c'è una piccola ondulazione che è dovuta alla transizione a 250 mm, ci sarà uno schiacciamento, qualcosa del genere, e qui all'inizio, come vedete, si ha una transazione da 50 ohm a 75 in questo punto qua, qui dove passa da aspettate che zoom un po', ecco, vedete, in questo punto qua passa da 50 ohm, tutto questo tratto 50 ohm a 75 e qui effettivamente si vede quella transizione che avviene a 50,1 mm. Purtroppo la risoluzione spaziale non è elevata di questo strumento qua perché non è possibile variare il numero di punti, cioè aumentarlo. Sull'altro strumento che io ho è possibile impostare il numero di punti, ma anche questo strumento è possibile aumentare il numero di punti, ma bisogna usare il software col PC, quindi sostanzialmente bisogna attaccarlo al PC. Ecco, queste sono le funzioni principali del TDR fatto con Nano VNA. Vi permette quindi di ottenere delle informazioni utili ed importanti riguardo la vostra linea. Se la vostra linea è la linea di antenna, quella che collega
la vostra radio all'antenna, dovreste aver calcolato, almeno perlomeno sapere prima, qual è il velocity factor corretto. Di solito lo si sa dai datasheet del costruttore, e con questo strumento, anche se c'è attaccata l'antenna, è possibile sapere i punti di un eventuale guasto che si ha. L'unico caso è in cui l'antenna sia perfettamente accordata, quindi sarebbe bene che l'antenna fosse staccata, perché se è perfettamente accordata non vi sarà nessuna onda di ritorno, cosa abbastanza improbabile perché quasi tutte le nostre antenne non hanno proprio un SWR pari a 1,0000, quindi un po' di riflessione comunque c'è. Ma se vogliamo avere una riflessione importante, come in questo caso, dovremmo aprire il bocchettone d'antenna. Questo strumento funziona per tutti i tipi di linea, indipendentemente dalla loro forma. Io adesso ho usato un cavo coassiale, ma avrei potuto usare un cavo bifilare, ed è assolutamente indipendente dall'impedenza caratteristica della linea, quindi lo potete usare con qualsiasi impedenza caratteristica di linea. Questa è la principale forza che ha il TDR. Ci sono anche TDR nel tempo. In passato ho scritto una pubblicazione su Radio Rivista che descriveva il TDR nel tempo, cioè quello che genera veramente l'impulso. Quello che genera l'impulso è uno strumento che richiede l'utilizzo dell'oscilloscopio, altrimenti non si riesce a vedere nulla. Anche questo video è finito. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like, condividetelo con gli amici ed iscrivetevi al canale. A voi non costerà nulla, ma a me sarà di grande aiuto. Se poi volete essere informati sui prossimi video, attivate la campanella. Alle prossime! Ciao!